Oggi vi accompagno nelle viscere della parete est del Monte Rosa, l'unica parete himalayana in Europa, dato il suo sviluppo verticale. Difatti dal ghiacciaio del Belvedere abbiamo questa enorme parete che vedete qui alle mie spalle, una parete che si sviluppa per 2500 metri in altezza e che è costellata dalle maggiori vette delle Alpi. Quindi abbiamo la seconda vetta più alta d'Europa, la Punta Dufour, e il rifugio più alto d'Europa, la Capanna Margherita. La partenza di questo giro è da Macugnaga, siamo in autunno, è una stagione bellissima, i colori sono bellissimi e forse una delle ultime occasioni per raggiungere la meta di cui vi parlerò successivamente. A farmi compagnia c'è Sara. Ciao! Sei contenta? Contentissima, mi sono ripresa l'altro ieri dall'ultima escursione, quindi... di 2 anni fa. Esatto. Bene, questa ci vorrai 4 anni per riprenderti forse. Perfetto.
Qui sotto c'è Macugnaga e possiamo già osservare dei notevoli cumuli di detriti che si sono riversati durante l'ultima alluvione del 29 e 30 giugno. È stata un'alluvione pazzesca che ha travolto Macugnaga e ha sconvolto proprio anche il paesaggio di questo versante. Settimana scorsa sono stato al Bivacco Belloni e c'erano veramente dei fiumi di detriti venuti giù durante questa alluvione che hanno travolto i sentieri, hanno cambiato tutta la conformazione del territorio. È anche un pochino più difficile farsi strada in quei sentieri che eravamo abituati a vedere magari l'anno scorso. Oltretutto il ghiacciaio è in estrema sofferenza, si sta abbassando tantissimo e sta perdendo tantissimo ghiaccio, si vede proprio da un anno all'altro la differenza incredibile, si vede che proprio si abbassa e si accorcia sempre di più. Questi sono i cambiamenti climatici che soprattutto qui in questa zona di montagna, che è particolarmente viva e particolarmente instabile, si fanno sentire molto prepotentemente. La nostra destinazione non sarà lì, quindi io ho detto le viscere dell'est del Rosa, ma siamo un po' più nelle costole, nei fianchi del Rosa, perché andiamo un pochino più di qua e saliremo al bivacco Sella, come vi dicevo 1600 metri di dislivello, un bivacco storico, come del resto molti bivacchi che costellano la parete est del Monte Rosa. Ristrutturato recentemente e dopo vedremo assieme e daremo qualche informazione di più. Comunque sappiate che è uno dei bivacchi più antichi, uno dei primi bivacchi costruiti dal CAI a fine 800. Bella diretta e ripida. Però quella linea di cazzo di Equiseti non sembra. c'è di buono che non dovremmo perdere di livello, quindi sali. Che bello. Sei contento? Quanto siamo? Siamo 2000, ne mancano 1000. Sei contenta? Stai andando benissimo, dai, ce la puoi fare. Non tantissimo contenta, se cazzo di verità. Abbiamo superato i 2200 metri di quota e devo dire che la salita è molto faticosa perché è ripida, però è molto diretta, quindi non ci sono perdite di quota lungo il percorso. Si ha sempre questa vista meravigliosa che
comunque ci incentiva ad andare avanti. E poi camminare in questa stagione è meraviglioso perché si sta freschi, i colori sono magnifici, perché i colori dell'autunno sono veramente incredibili anche qua. L'ambiente è desolato, silenziosissimo, veramente molto aspro e tipicamente alpino. Il bivacco non si vede, io non riesco a vederlo, probabilmente resta dietro a una parete di roccia, resta nascosto da questa parete, quindi dovremmo avvicinarci ancora di più per riuscire a vederlo. È ovviamente impossibile mostrarvelo, ma ho appena sentito un grosso boato e vedo una nube di neve, quindi si è staccata una valanga tra il Colle Gnifetti e la Zoomstein, più o meno, pressappoco. Allora Sara, come va? Benissimo. Bene, bene, sono contento. Siamo a 2500 metri di quota, quindi Sara, adesso mancano 500 metri È praticamente di dislivello. fatta. Tu devi ragionare in questo modo, devi motivarti psicologicamente. 500 metri di dislivello li fa chiunque. Chiunque fa 500 metri di dislivello. Certo. Quindi, per quale motivo non dovresti riuscire a fare questi 500 metri di dislivello? No, ma io ce la devo fare perché su c'è la polenta. Brava, e questo è già una Una buona motivazione. plausibile. Poi adesso direi ragiona a percentuali, del tipo facciamo 100 metri? Adesso dobbiamo arrivare al 100%. 100 Dai, metri sono il È 20%. fatta. 200 metri sono 40%. Praticamente metà. 300 metri 60%. Quindi ragiona fatta. così e vedrai che ci si arriva. Poi dai, ne abbiamo già fatti 1000. Brava. Cosa saranno gli ultimi 500? Questa Ah. è la mentalità che bisogna avere per affrontare quei dislivelli così. Dai, No? siamo pronti? Sì. Andiamo. Ogni tanto sentiamo qualche scarica anche da qua sopra, insomma speriamo di non essere travolti e niente, il sole ci sta per abbandonare, quindi sicuramente Veloci. calerà anche il freddo adesso. Ci siamo quasi, gli ultimi 200 metri di dislivello, fa freddo. Sara, sei al mostro finale. Dai. Mostro finale per Sara, anche per me. Adesso dovremo superare questo nevaio. Il bivacco non si vede ancora. Comunque supereremo questo nevaio, sperando che sia portante e non si sprofondi. Stiamo attraversando il nevaio, neve ghiacciata, ma riusciamo ad andare avanti senza ramponi al momento. Ed anzi ci sostiene molto bene, quindi possiamo progredire anche bene. Ci siamo all'ultimo pezzettino. E poi teoricamente dovremo finalmente vedere il bivacco. Non c'è ghiaccio e acqua. Va bene.
Sara, c'è? Finalmente riusciamo a intravedere il bivacco qua dietro. Ce l'hai fatta, Sara. Bravissima. Grazie. Adesso, prima cosa, vestiti subito pesante. Sì, Maglione, piumino e tutto quanto. Secondo me qua... Oh, sì, meno male. Ok, togli i ramponi. togli i ramponi. Sì, appena entri togli i ramponi. C'è gente. Il più non è? Non c'è batte. Finalmente dopo tanta fatica siamo arrivati al bivacco Eugenio Sella. Il bivacco è veramente molto bello, adesso facciamo un tour. È un bivacco che è stato ristrutturato recentemente, vi dicevo un locale storico perché è uno dei primi bivacchi costruiti dal CAI a fine 800. Agli inizi era praticamente una baracca, poi le valanghe lo hanno distrutto e se non erro negli anni 50 è stato ricostruito con le rocce, con i sassi reperiti sul posto, quindi una struttura permanente più durevole e poi successivamente ristrutturato diverse volte nel corso degli anni. Per farvi capire com'era una volta anche la frequentazione delle montagne qui nella zona di Macugnaga, ma in generale, questo bivacco era custodito, quindi c'era praticamente un rifugista ed effettivamente sembra proprio un bivacco rifugio. C'è la corrente, ci sono coperte, materassi, ovviamente non c'è il riscaldamento, però è molto bello e confortevole. Ma adesso sentiamo la nostra amica Sara come sta dopo questo bel giro. Sara, allora, Molto freddo. interrogatorio, allora, com'è stato? Facile? No. No, non è stato facile. No, però è stato molto piacevole. Un sacco di paesaggi diversi. Basta superare la paura di morire, però diciamo che la vista vale decisamente la pena. Infatti, Esatto, infatti guardate soltanto dalla finestra qui del bivacco che panorama pazzesco che abbiamo. Domani lo godremo meglio con le luci dell'alba. Comunque Sara molto brava, 1600 metri abbondanti di dislivello non sono da tutti, comunque non avevo dubbi, complimenti. quasi senza rischiare la vita, tra l'altro. Sì, che poi la difficoltà era ulteriore perché dal nevaio in poi era tutto ricoperto di neve, quindi proprio nell'ultimo pezzettino abbiamo messo anche i ramponi per essere proprio sicuri di evitare problemi per la stanchezza negli ultimi metri. Domani ovviamente scenderemo indossando i ramponi molto probabilmente. Comunque facciamo un tour del bivacco. Qui è il locale giorno, diciamo. C'è anche un fornello a gas che però abbiamo la bombola scarica, quindi non è funzionale. Poca roba, un po' di attrezzatura. All'ingresso c'è anche il locale per cambiarsi. Ecco qui il locale notte, ci sono 12 brande, materassi, coperte, tutto molto pulito, molto bello. Prese di corrente, prese USB. Un luogo davvero molto accogliente dove si respira proprio la storia dell'alpinismo e anche l'atmosfera tipica del rifugio, nonostante ormai sia un bivacco incustodito.
Questa capanna è un vero e proprio nido d'aquila. Da qui si possono effettuare alcune ascensioni alpinistiche, la cima di Iazzi in primis. Domani andremo a fare un giretto, qui 5-10 minuti di cammino, c'è il ghiacciaio di Roffel e sarà sicuramente molto interessante da osservare. Poi dal ghiacciaio anche lì si dipannano poi tutta una serie di itinerari alpinistici. All'interno del rifugio abbiamo la bellezza di 4 gradi. Quindi sì, fa molto freddo, fa molto freddo. Sara è rinchiusa nel sacco a pelo come una larva e devo dire che anch'io ho provato a inserirmi nel sacco a pelo, è l'unico modo per scaldarsi. Tra un po' dovremo cucinare polenta con zola. Io provo ad alcolizzarmi perché è l'unica speranza che ho di scaldarmi. E quindi ci bevo un po' sopra. Salute all'inverno che arriva. Sara è istruttrice di Pilates e TACFIT ed è personal trainer. Quindi si adesso vede. la cosa migliore per scaldarsi, cosa Vai. consigli Sara? Mettiamo un po' Allora. di musica anni 80? Sì, gli scaldamuscoli non ce li abbiamo, però faremo senza. Facciamo... Partirei con dei jumping jack così. Ottimo, Dai, dai. ci siamo, subito militari, vai. Via, subito. Sincronizzati però, Sara. Siamo sfalsati. Ma sei tu che non vai a ritmo. Ma seguimi tu perché... Aspetta che la ciabatta con lo scotch sta saltando. Quanti ne facciamo? Finché ne abbiamo. Ok, a posto. Vino. Dai. Skip. Skip per battute di mani. Sì, però la coordinazione. Sto prendendo la ciabatta. Vino? Però ci siamo scaldati. Funziona. Dai. Funziona. Quando fa freddo fuori l'unico modo che abbiamo per scaldarci è da dentro. Ricordatelo. Del pensiero. Anche se vi trovate in una situazione critica, è l'unico modo per scaldarsi questo. Fate burpees, fate jumping jack flash, fate quello che volete, insomma. Questa sera polenta e zola. Lo chef offre. Lo chef offre polenta e zola. Ma cosa abbiamo? I cornetti? Ma cos'è sta roba? Pane. Bello. Molto buono. Quindi polenta e zola e... Allora, Sara utilizza il suo bel piatto perché è una nobile donna. Io invece mangerò... E soprattutto non ho timore di usare il mio sistema immunitario con le cose Esatto. trovate qui. Io invece utilizzerò il mio pentolino in titanio. Allora, Sara... Potrei aver già assaggiato dello Zola solo per capire se fosse buono. Hai fatto molto bene. Ah, grazie. Quindi adesso possiamo versare lo zola. Cosa fai? Tu metti nel piatto e poi ti versi lo zola o Sì. facciamo collettivo? No? No. Ok, va bene. Allora, Quindi passami il piatto che andiamo con l'impiattamento. La maestria, avvicina magari. Avvicina il piatto. sto qua. Oh, mannaggia. Maschio, cosa dobbiamo fare? Facciamo delle quenelle. Wow. Ecco, pure sbrodoliamo tutto a caso. Beh, dai, te lo lascio di più a te che devi crescere. No, ma prendi, non ho tantissima fame, non ti preoccupare. Bugiardo. È salatissima, te l'avevo detto. Niente, non mi ascolto. Con l'unico bicchiere che abbiamo. Come si fa il brindisi? Così. Non lo so. Così. Passiamo, cioè un goccio io? Goccio te. Mamma. Ah. Va che bello. No! Cosa hai fatto cadere? Allora. Vabbè, meno male che abbiamo bruciato un sacco di calorie oggi, così possiamo riprenderle immediatamente tutte. Voilà. Ma che impiattamento che ti ho fatto. Ma lo fai anche a me.
Non so, se Voglio fai il assaggiare. bravo. Voglio assaggiare intanto se... io non volevo utilizzare... avevo le mie posate. Voilà. Possiamo lasciare tutta questa Ma scusa, c'era un cucchiaio mio in Sì, titanio. è lì sopra il piattino di fianco al Acceso. filtro del tè. Rimessi da solo? Sì, faccio io. Se me lo spocchia. No. Grazie. Quindi Sara con 18 cucchiai. Non è assolutamente salata. Ma no. No, è giusta, perfetta. Massimo, beviamo la neve. Sì. Sara è un pochino preoccupata per domani per la discesa. Io. Beh sì, tu. Però cominciamo a entrare in quella fascia in cui andare a fare questi itinerari richiede particolare attenzione, però devo dire che nonostante la neve nel tratto finale, che comunque non è stata proprio gradevolissima, soprattutto dopo il nevaio, perché comunque si doveva un pochino arrampicare così, però la consistenza era buona, che garantiva una buona sicurezza. Domani metteremo i ramponi per scendere se la neve sarà ghiacciata, quindi siamo abbastanza tranquilli, non è così Vi faremo sapere. così pericoloso, esatto. Faremo molta attenzione, soprattutto per Sara, perché Sara non ha una grande esperienza alpinistica, Non ancora. non ancora, ma a breve. Ne riparliamo lì a c'è- giugno, Guarda, lì c'è il comunque. club dei 4000. Tu hai bene. mai fatto un 4000? No. Se ne fai uno puoi entrare nel club dei 4000. A saperlo prima. Cara mia. Vabbè, dai. Vuoi fare un 4000 da me? Facciamo un 4000. Ci penso. Ci arrampichiamo Ci penso, sulla dai. parete est diretta. Ci penso un attimo e vi faccio sapere, dai. Va bene. Salve. Sara, perché stai sempre nel sacco a pelo? No, così perché mi piace, è accogliente, mi fa sentire... Ma non perché hai freddo, no? No, assolutamente, è perché è morbido. Ah, va bene. Perché è morbido e quindi niente, volevo comunque ringraziare il nostro sponsor. Qual è lo sponsor? E il ghiacciaio. Ah, il ghiacciaio, va bene. Ok, andiamo a goderci un po' la vista fuori. Vediamo se riusciamo a fare un piccolo time lapse perché è veramente una meraviglia. Il ghiacciaio illuminato dalla luna, un ambiente quasi fantascientifico. Buongiorno, sta per accendersi una delle albe più belle che abbia mai visto. I colori sono stupendi e andranno a riflettersi sulla parete del Monte Rosa che probabilmente diventerà arancione. Buongiorno Sara, Buongiorno, guardate, è dorm- stupendo, no? dormito bene almeno? Sì, È caldo? sì, ci siamo incredibilmente scaldati.
Percorrendo esattamente 5 minuti di cammino, ovviamente noi con i ramponi adesso perché l'itinerario è diventato praticamente alpinistico, si arriva alla serraccata finale del piccolo ghiacciaio di Roffel, che comunque è molto suggestivo e vale la pena vederlo. Cosa ne pensi, Sara? Tu che non volevi neanche fare questi 5 minuti scarsi per vederlo. Penso che ne è valsa la pena, nonostante la fatica. La- Ma te l'ho detto io, mi lamento durante, ma poi sono Sì, contenta. ne è valsa la Dammene fatica. atto. Non dirmi che hai fatto fatica adesso, però dai. No, però comunque ho temuto un Hai attimino. temuto. Va bene, adesso vi mostro il ghiacciaio di Roffel. E là sopra da qualche parte dovrebbe esserci anche il bivacco Luino a 3500 metri. La prossima volta, Prossima volta, sì. Comunque questo luogo è veramente suggestivo, bellissimo. Ovviamente da adesso in poi la stagione direi che si chiude, quindi non salite più a meno che non siate alpinisti super esperti, e quindi se ne riparla per la prossima stagione. Però devo dire che anche con queste condizioni al limite degli invernali forse ha ancora più il suo fascino, perché si respira più questa atmosfera alpinistica. Ciao Capannasella, grazie per l'ospitalità e buon riposo invernale. Noi adesso piano piano scendiamo e dobbiamo affrontare il primo pezzo un po' ripidino su neve ghiacciata. Eh sì, fai attenzione qua, eh. Andiamo giù col culo? No, no. Però tra un attimo ci ricongiungiamo. È arrivato il momento di salutarci. Volevo raccontarvi però un piccolo aneddoto che non vi ho raccontato precedentemente. Ieri c'erano dei volatili che planavano qua sotto questa parete. Non sono stato molto attento a capire che rapaci fossero, perché a me sembravano aquile, però a un certo punto l'ho visto molto più da vicino ed era veramente enorme. Il corpo soprattutto era enorme, quindi presumo che fosse un gipeto, perché so che adesso ultimamente si stanno facendo diversi avvistamenti dei gipeti. Così, piccolo aneddoto di un animale che insomma non è facile da avvistare sulle nostre montagne, soprattutto negli ultimi decenni, ecco. Sara? Un altro animale che non è facile avvistare. Esatto, Sara mangiatrice di focacce. Dove facciamo? Ci rivediamo tra altri 2 anni, quindi sul canale, così. Non lo so, dai, uno. 2 anni. Un annetto, 2 anni di recupero. No, dai. È veramente bello, ne vale davvero la pena. Iscrivetevi al canale, lasciatemi un like, lasciate un commento, ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti da Luca e da Sara. Ciao!